Applicazioni pratiche all'esterno, chi non ha necessità di sporcarsi le mani e magari lascia posto agli altri, in modo che non si crea affollamento laddove insomma diventa utile e sicuro avere degli spazi da gestire al meglio. Chi non si è registrato perché è arrivato in ritardo, più tardi facciamo passare tra di voi il foglio dove lasciate la vostra presenza. E per quanto riguarda alcuni oggetti dimenticati ieri, potete ritrovarli sempre sul banco all'uscita. E iniziamo subito. Un'altra comunicazione, un'altra comunicazione di servizio è che oggi non si mangia per chi voleva usufruire del pasto lì al bar, quindi dovete trovare un'altra soluzione, perché non siamo riusciti a raggiungere un numero sufficiente per far cucinare, insomma. Niente. Se qualcuno vuole andare al ristorante, abbiamo un ristorante dove andrà Barbara anche a mangiare, quindi, però me lo faccio sapere più presto possibile. Buona prosecuzione. Okay, are we ready to start? Benissimo, sono pronta a iniziare. Okay, so this session is going to be more technical than we've covered so far. Questa è una sessione un po' più tecnica di quelle precedentemente tenute, because I want you to really understand the principles of creating foundations. perché voglio che capiate esattamente qual è la costruzione delle fondamenta. Because the things I'm going to talk to you about will not be familiar to your engineers. Perché le cose di cui parlerò magari non saranno proprio, non sono cose che già sapete come ingegneri. So you will need to understand them really well so that you can explain and argue your point. Quindi dovete capirle molto bene di modo da poter poi, farle vostre o discuterne. As you know, one of my principles is never to use cement for foundations for any building. Uno dei miei principi cardine è quello di non utilizzare mai il cemento. And this means that I have had to design different types of foundations for all of the hundreds of buildings that we have designed and constructed. Quindi io ho dovuto, ingegnarmi a costruire le fondamenta non in cemento per tutta una serie di edifici molto vari. So everything that you're going to see in this session is completely legal and has engineering calculations for them in the UK. Quindi tutto quello che vedrete in questa presentazione è assolutamente legale e ha delle basi ingegneristiche per quanto riguarda proprio la Gran Bretagna. But it has to be said that some engineers that I have worked with have not been able to accept these ideas. Ma ci tengo anche a dire che alcuni ingegneri con cui ho collaborato non hanno accettato queste regole. But now, 10 years later, more and more engineers are accepting these ideas. Ma adesso, 10 anni dopo, sempre più ingegneri accettano queste idee. One thing I discovered was that certainly in colleges in the UK, engineers do not learn about foundations. Una cosa che ho scoperto, che è certa, è che a scuola they don't learn about foundations that do not have cement in them. Nella Gran Bretagna agli ingegneri non viene insegnato nulla su come costruire le fondamenta senza cemento. So you can understand they find it difficult to accept something so different. Quindi è stato per loro abbastanza difficile cercare di entrare nell'ottica di qualcosa di così diverso. But my ideas have come from looking at the past. Ma le mie idee vengono proprio da questo guardare al passato. Because if you look at many thousands of old buildings, they have foundations very similar to the ones that I have designed. Perché se guardate gli edifici più, storici, più antichi, hanno tutti delle buone fondamenta. And those buildings have lasted for hundreds, if not thousands of years. Questi edifici hanno una durata di secoli, millenni. So we shouldn't need any more proof than that they work.
Quindi la prova del loro funzionamento è proprio questa, la loro età, quindi quanto sono durati. Okay. So these are the principles that I work from. Quindi i principi con cui io lavoro sono proprio questi. So the first principle is never use an artificial foundation unless there is a need for it. Assolutamente mai utilizzare un materiale artificiale a meno che non ce ne sia un reale bisogno. So can you think of the type of soil conditions that nature provides us with which are good enough to build on without adding another foundation? Potete pensare per esempio alle proprietà del terreno che abbiamo per costruire le fondamenta, insomma, in maniera non artificiale. Any ideas? Idee? What was that? Stones. Pietre? Piers? Pira? Pietra? Stones, pietra. Stones. Stone, yes. La pietra calcarea. Yeah. Stone or rock we would call that. Roccia, in maniera più estesa. Quindi pietra o roccia. Poi Any diceva other limestone, l'argilla, terra cruda. Poi parlavi di limestone, la pietra calcarea. Limestone comes under stone. Ma la Do you pietra have- calcarea è comunque pietra. Do you have soils that are a mixture of maybe clay or sand and gravel? Ci sono dei tipi di terra che magari sono un mix di terra, argilla. Il primo strato è proprio, diciamo, un miscuglio di argilla e pietra. Okay. Bene. So in modern buildings, in a modern building built in this town, what would the soil conditions be like for the foundation there? Per quanto riguarda, per esempio qui, per quanto riguarda gli edifici moderni, di cosa sarebbero fatte le fondamenta? Concrete. And in order to place the concrete, what are you taking away? Se per quindi mettere il cemento, cosa dobbiamo rimuovere? Stones, le pietre. Anche l'argilla, no? Mm-hmm. So it sounds like you have something like this. No, there's nothing like this. There's stone. So you take the stone away. Quindi dovremmo praticamente Voglio rimuovere dire, per normativa, chiedo scusa, in Italia noi non possiamo, laddove potessimo fare le case in paglia autoportanti, usare il primo strato di terra, perché quello comunque è terreno vegetale. The vegetable clay, we have to... I'm not talking about that. I'm talking... He's saying that in Italy we can't use the first layer of soil where there is clay because it's considered as a vegetable element. It's the same everywhere. Lo stesso. We need to, first of all, let's make a distinction. Facciamo innanzitutto una distinzione. So, generally, we have this layer in Allora, in which generale abbiamo questo primo all strato our plants grow, dove crescono le nostre piante and they have roots. e loro hanno delle radici. Yeah, and they have worms as well, and maybe big trees Quindi abbiamo poi degli alberi which have roots. che hanno Yeah. anch'essi radici This che vanno sotto il section terreno. we call this topsoil. Questo è il, diciamo, terreno
diciamo, più in superficie. And this is never good to build on. E questo non è mai un buon terreno per costruire su. Because it has all these organic pieces inside it. Perché ci sono degli elementi organici all'interno. Which will decompose over time. Che andranno a decomporsi col tempo. Under the topsoil is what we Sotto call subsoil. Questo terreno superficiale c'è quello più profondo. And this generally, if you dig down, you come to this layer and it's very clear that this layer has never been touched. It's thousands of years old. Quindi si arriva a questo sottoterreno, che è quello ottimale per la costruzione. Quando noi scaviamo dal terreno superficiale e arriviamo al sottoterreno, capiamo che è quello ideale per costruirci, perché non è mai stato toccato. So what I'm talking about is not this section here, but what is this? Quindi io non mi riferisco mai al terreno superficiale, ma a quello più profondo, quindi al sottoterreno. Quindi di cosa è fatto questo sottoterreno? Queste tipologie. Okay, so yeah. Andrea. I 3 tipi di terreno frequenti sono quelli, salvo il terzo che è più raro. The first and the second are more frequently in reality. Okay. The third, it's not so frequently on this territory, in these lands. Okay, if everyone will speak in Italian and let Sylvie Perfetto. translate. Thank you. Perfetto. I think that's quickest. Andrea. Traduco io, quindi voi parlate in italiano, io traduco. Okay? Noi siamo in Puglia, è un territorio carsico, quindi lo strato di topsoil è molto piccolo, non ha una misura molto grande, stiamo parlando di massimo 20-30 centimetri di topsoil. Quello che troviamo subito scavando è la roccia, The Italian. spesso di piccole dimensioni e poi di grandi dimensioni. Perfetto. It's very less Yeah. after we found the stones. Yes. Okay, quindi But do you have a name for these two? the topsoil. I don't think. You don't? No. Ok, can I translate? Come si dice topsoil in italiano? È un terreno superficiale, in superficie. Sì, volevo fare una domanda. Qui. Però un attimo, devo tradurre quella di Andrea, un attimino. Superficiale, diciamo, il topsoil, mentre il subsoil è quello che sta sotto, diciamo, al terreno superficiale. In questo caso noi in Puglia abbiamo la roccia, cioè la maggior parte, la roccia con argilla. So, okay, what he's saying is that in Apulia, the subsoil is mainly composed of rock and clay. What Andrea said is that Apulia is mainly composed of a karstic area with limestone. So we have a very thin layer of topsoil, very, very small, and then we get directly to the subsoil, which is made of small and then big stones. Yeah. Good. Okay. Okay. So what I'm trying to help you to understand is that very often what you find in your building site is good enough to build on, it's strong enough to build on. Quindi quello che lei vuole comunicarci è quello che c'è all'interno della terra è già abbastanza buono per costruire. Sometimes it might have rocks sticking up like this, which makes it difficult because it's not flat. Per esempio, a volte ci possono essere queste rocce affioranti che però magari non rendono il terreno proprio, diciamo, piatto. But in terms of strength, this is your natural foundation. Ma in termini di forza è proprio sono queste le nostre basi strutturali, le nostre fondamenta naturali. Okay. So that's always the first thing to find out. What conditions do you have? Quindi la prima cosa da capire bene è quali sono le nostre condizioni naturali del suolo. And if you have
material that is strong enough to hold the weight of what you want to build, don't take it away, but use it as your foundation. Quindi se avete materiale abbastanza forte da poi supportare la costruzione che desiderate, non gettatelo, ma utilizzatelo come fondamenta. So what we've got in the 21st century is a situation where, because we have standards, we have regulations, it's easier to just do what it says in the regulation instead of thinking about a different way. Quindi quello che accade nel XXI secolo è, con tutte queste regolamentazioni che abbiamo, è seguire pedissequamente quello che è in queste regolamentazioni invece di pensare a quello che invece abbiamo naturalmente. So certainly in the UK, and I'm sure it's the same here, builders don't like to do something new and different. They want to do what they've done for the last 20 years. Quindi quello che accade è che i costruttori, come in Inghilterra, come qui, continuano a fare quello che hanno fatto negli ultimi 20 anni e non qualcosa di nuovo. But that, if you're a self-builder, it gives you a bit more scope because you can be in charge of those decisions and of the quality control. Ma se siete degli costruttori o costruttori fai da te, avete un po' più di voce in capitolo, perché potete decidere voi come costruire e di cosa costruire. So, if you realize that you do need to add something to what nature has given us, then the next principle is to make that as natural and as close to nature as you can. Quindi, se volete aggiungere qualcosa a quello che la natura vi dà nel suolo, dovete cercare di seguire il principio di aggiungere qualcosa il più naturale possibile. So that means using the same materials, particularly stone. Quindi utilizzare per esempio lo stesso materiale, per esempio la pietra. And also lime. E per esempio anche la calce. So lime is a calce, is that right? Mm-hmm, sì, la calce. Is that correct? Sì. Yes. Calce can be used in many forms. Che può essere utilizzata in molte forme. To make a substance that is similar to the modern cement. La calce può essere utilizzata in vari modi da assomigliare quasi a quello che è il cemento moderno. We can make something called limecrete. Questo limecrete, cioè una specie di calce cemento. Cocciopestre, è il nome tecnico. What's he saying? È con la terracotta? Yes. Sì. Microfono. Andrea, what were you saying? Sì. Are you referring where in the lime there is also a bit of clay Yeah. and terracotta? Is it that material? No. Is it the Roman way of doing? It's the Roman way. So it's called cocciopestre in It Italian. would have pozzolan or Cocciopestre. yes. Cocciopestro è il nome tecnico in italiano. In inglese è limecrete, cioè calcecrete da concrete, cemento, no? Questa è la costruzione. So this is the same stuff that the Romans used. We know that it works and it's extremely durable. Cocciopestro è quello che utilizzavano anche i romani, no? Per la costruzione delle mura, certo. Per il Pantheon. Ragazzi, il microfono. Il calcestruzzo romano. Il microfono. Credo di aver capito, si tratti del calcestruzzo romano col quale hanno costruito il Pantheon senza armatura in ferro, cioè con la pozzolana e con le polveri dei vulcani glaziali, nonché del Vesuvio. I gather this is what it's concrete that was used by the Romans when they built the Pantheon, the walls, and there is a bit of pozzolan and also some volcano dust. Which is also a pozzolan. Sì, che è anche un pozzolan. Sì, esattamente, è questo. Yes, exactly. Yes. Yeah.
Ciao a tutti, è un piacere stare con voi. Allora, io faccio una piccola introduzione su questi temi che sono un po' confusi. C'è la calce idraulica, il grassello di calce, la calce aerea. Sono tre materiali che ci possono dare un po' l'idea, le possibilità. Il grassello e la calce aerea sono la stessa cosa, solo che il grassello c'è l'acqua incorporata ed è stagionato. La calce idraulica ha una componente dei silicati, cioè ha all'interno dei composti silicei che la fanno diventare idraulica e quindi irreversibile, cioè indurisce anche in presenza d'acqua. Questi sono un po'... Certo. Can I just have a translation, please? Can I please have a translation? So there is a kind of lime which is an air or hydraulic lime. Yeah. And this is another material. Yes, I understand. I know a lot about lime. With silicium. I do. I know about the different types of lime. I work with lime conosco questi tipi di calce, sì. We're not going to be talking about the different sorts of lime because we'll never finish foundations. Però scusatemi, non continueremo sui diversi tipi di calce perché dobbiamo passare alle nostre. But there is a lot to understand about using the right sort of lime for each job. Ma quello che ci interessa è utilizzare il giusto tipo di calce per il lavoro che abbiamo in mente. Okay. All I'm trying to say is that there are ways of using natural materials instead of unnatural ones, and we'll be talking about that as Quello we che go. voglio sottolineare è che ci sono tanti modi per utilizzare gli elementi naturali invece che quelli non naturali. And here in the home of lime, the Romans were the world's best engineers with lime. You have so much history and heritage here using this material. Quella che è quindi è proprio la casa della calce, dove i romani hanno costruito delle costruzioni fantastiche, delle mura straordinarie. Noi dobbiamo assolutamente pensare di usare questo materiale, perché hanno costruito degli edifici storici e durevoli. So, when we're thinking about a foundation, we're thinking about a straw bale house that we want to last for 200 years. This is our minimum standard for sustainability. Quindi quando pensiamo alle fondamenta, pensiamo sempre a un edificio che duri minimo 200 anni. Questo è il nostro, range per la sostenibilità. So it's important that what we choose for the foundation will also last that length of time in the weather conditions that we have. Quindi dobbiamo scegliere un materiale per le fondamenta che duri quindi 200 anni, se vogliamo che il nostro edificio duri altrettanti 200 anni minimo. So does stone and lime, does that last 200 years? La pietra e la calce durano 200 anni? More. Yes. Di più, yes, more. But the evidence is all around us, isn't it? Ne abbiamo la prova attorno a noi, assolutamente durano più di 200 anni. Yes. What about car tires? Car tires? Le gomme invece? What do you think about macchine? car tires Che ne after this pensate? morning? Thousands of years. 35,000 years. Microfono. La vita naturale di una gomma potrebbe essere di decine di migliaia di anni, ma cambierebbe comunque lo stato da polimero, da gomma, allo stato di materiale di origine da cui viene, perché si depolimerizzerebbe nei secoli, millenni, quindi arriverebbe allo stato cristallino dopo 20.000, 15.000, non lo so. Well, the status of the tire will change because it will go from a status of of a tire into a status of a polymeron, so it will change its status. It only changes with ultraviolet light. With the ray light. Yes. Cambia, come dicevamo prima, UV. con la luce solare. Una domanda? And also with oxygen. It changes with oxygen as well. Not very, very slowly. I think that we can still call it durable. Molto, molto lentamente, più la luce che
che altera questa sostanza. Posso? What about cement? What about cement foundations? Are they durable? Fondamenta in cemento? Sono durevoli le fondamenta in cemento? No? No. Romeo saying no. Would you explain why you say Romeo no? dice di no, perché? Spiegaci. Because there is iron. E poi non è traspirante. And it doesn't breathe, basically. It doesn't transpire. Di conseguenza col tempo si Microfono. So Romeo. over time it deteriorates. Yes. Cement, when cement was invented, we thought it was a miracle material, and we changed construction to use it for nearly everything. Quando il cemento fu, diciamo, scoperto, inventato, si pensò che fosse un miracolo e quindi fu utilizzato per qualsiasi cosa. Now we're realizing, 100 years later, that it's not a durable material in the way that we thought it was. Ora, dopo circa 100 anni, vediamo che non è così durevole come avevamo pensato che fosse. And many of the buildings with cement foundations are being deconstructed. E molti degli edifici che furono costruiti col cemento adesso vengono demoliti. Unfortunately, they're being reconstructed with more cement. Ma vengono ricostruiti purtroppo con ancora più cemento. But this is our industry at the moment. Ma questa è l'industria edilizia del momento. It's based on built-in obsolescence, so that we always have to keep buying more and making more. È proprio basata su un discorso quasi consumistico di costruire, vendere, costruire sempre di più. It keeps everybody in a job. Perché mantiene un po' tutti, insomma, mantiene un po' l'economia, no? Okay, so we want to make our foundations out of durable materials so that they will last like this building has lasted. Quindi noi vogliamo che le fondamenta del nostro edificio siano durevoli, come per esempio quelle di questo edificio. We also want to make our foundations flexible. Vogliamo che siano anche flessibili. Are the foundations of this particular building flexible or not flexible? Le fondamenta di questo edificio in particolare, pensate che siano flessibili o no? Sì. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Some say yes, some say no. Okay, some say yes, some say no. Microfono, scusa. Se sì, perché? Se no, perché? Ok. Microfono. Siamo sulla roccia madre, calcarenitica o calcarea. We are on the e poi hanno tirato fuori le fondamenta che hanno portato i piani superiori. Basically, this was excavated, it was dug in the bedrock, and then they erected it. Yes. And are there any earthquakes? In this case. Yes. But any building that is built with stone and lime in the mortar between the stone is a flexible building. Tutti gli edifici che sono costruiti con calce e pietra e la malta come materiale elegante sono comunque edifici flessibili, diciamo, hanno delle fondamenta, diciamo, flessibili. Because lime and clay both are extremely flexible materials. Perché l'argilla e la calce sono molto, molto flessibili come materiali. If you look at, are there any modern brick or buildings made with cement mortar in this area with long expanses of wall where you see joins in the wall every few meters? Have you seen that? So bricks and cement mortar with a quindi join. per esempio ci sono da queste parti delle strutture con mattoni, cemento e calce? E malta, scusatemi. Bricks, cement and mortar. Yeah, and you see there's a straight join every few meters in the wall. Has anyone noticed that? E c'è una giuntura poi proprio no? This is a flexible joint.
which we have to add to cement buildings because the cement itself is not flexible. Quindi questa è praticamente un'aggiunta che viene fatta alle costruzioni in cemento, perché il cemento in sé non è un materiale flessibile. Sì, infatti si chiamano giunture di dilatazione. Una giuntura di dilatazione. The technical term is dilatation joint. Yes. Sì. But you don't see any joints like that in these older buildings, do you? Ma vedete qualcosa di questo tipo negli edifici più storici, più antichi? No. No. Negli edifici più antichi, non in questa zona, credo che sia taccerò per sempre. Sto arrivando a questo istante. Nelle nostre città dipende dallo strato del topsoil e del bed soil cosa succede nelle fondazioni. Che case antiche, anche di molti secoli, hanno fatto le sottomurazioni flessibili, come dice la professoressa, vale a dire, non potendo raggiungere a 6 metri, 5 metri lo strato di calcarenite, di roccia, cosa facevano? Li ho visti io nei miei cantieri alcune volte. Si fermavano a piano terra con i muri e poi scavavano 1,5 metri e allargavano il muro con delle pietre e dell'argilla per creare il basamento senza dover arrivare alla roccia madre. Quelle sono fondazioni che sono sottomurazioni. Però bisogna avere terreni profondi, quindi il topsoil è variabile nelle città. Ci sono comuni, ad esempio Rutigliano, nel Barese, insomma, che ha le argille e le terre, dove il bedrock sta a 5 metri e quindi bisogna per forza fermarsi sopra con una fondazione flessibile. Sì. Altri, tipo oggi dove siamo, dove effettivamente questo edificio è completamente incastrato nella roccia. E quindi qua siamo a un livello di subsoil. Quindi dipende dal tipo del luogo, se il bedrock è profondo non si raggiungeva e quindi la fondazione era flessibile con la sottomurazione pietra e sassi scavati in trincea e poi sopraelevati. Oppure se era affiorante si andava direttamente sul bedrock. Okay, what he's saying is that in our cities it really depends on the height of the topsoil and of the subsoil. So you would have more flexible foundations depending on the height of the topsoil, so on the depth of the bedrock. But how does that so In all the buildings where you can't reach the bedrock right away, you need to expand the walls with rocks and clay, and that will be a flexible foundation. In other kinds of buildings like this one, the foundation will be right away on the bedrock. Okay, but so this is a new point. It's not relating to what I'm talking about with the flexible foundation. Questo però non concerne il point I'm trying to make is that from 1920 onwards, most European countries changed over to use cement instead of lime. Il punto invece su cui voglio, a cui voglio portare la vostra attenzione è quello che dagli anni 20, dal 1920 in poi, si è cominciato a utilizzare nei paesi europei il cemento anziché la calce. We didn't know the effect that this would have in the long term, and we're now seeing the problems that this has caused to our structures. Noi non potevamo conoscere le conseguenze a lungo termine, però adesso vediamo quali queste sono dopo tanto tempo, no? And the fundamental change was one of material and because of the material, we started designing foundations with rigidity instead of with flexibility. Quello che abbiamo visto con questo cambiamento di materiale è avere una rigidità invece di una flessibilità. And what that means is that from 1920 onwards we start to see structural cracking as a major problem in buildings, which we didn't see before. Quello che abbiamo potuto proprio osservare è che abbiamo cominciato ad avere dal 1920 in poi proprio delle crepe, cioè problemi delle crepe strutturali agli edifici che non avevamo prima.
So one of the principles behind my designs is to go back to flexibility in the choice of material and design. Quindi quello che io auspico è tornare a una flessibilità data dal materiale. So you can see that this immediately causes a problem for some engineers who can only make calculations based on rigidity. E questo porta anche a delle errori di calcolo da parte degli ingegneri che si basano molto su questo criterio della rigidità invece della flessibilità. We'll talk more about this as we go on. One of the other things that we need with our foundation is breathability. Ne parleremo ancora dopo di questo, adesso invece abbiamo quest'altro criterio che è quello della respirabilità. We need it to be possible for any moisture that comes into the foundation for any reason can escape from the foundation safely to the outside. Quindi abbiamo bisogno che l'umidità, diciamo, vada via dalle nostre fondamenta. And it can do that through lime or clay. It cannot do that through cement. Questo può essere effettuato con la calce e con l'argilla, ma non con il cemento. It can't do it through stone or solid materials like that either. Non può neanche con la pietra. Yeah. Sì, io ricordo che, leggendo un po' di storia, che in passato usavano anche le fondazioni a travi rovesce per evitare questo problema di avere flessibilità e quant'altro. Non so se può essere anche usata attualmente questa soluzione oppure non è conveniente usare questa soluzione. Grazie. Scusi, per garantire flessibilità usavano fondazioni ad archi e rovesci. Ok, sì, va bene. Ma per avere flessibilità? Per avere una fondazione... Perché non vado al contrario? Infatti. Per la rigidità, ok. Quindi travi ad archi di rovescio. So, you remember that in earlier times they used to have basically beams, arched beams, to have rigidity. Arched beams made of what? Di quale materiale? Brick or stones. But they must be laid with a lime between. Quindi devono essere comunque, cioè ci deve essere comunque la calce, ci deve essere comunque la calce. Yes. So it's the lime that gives it the flexibility. È la calce che dà questa flessibilità. And the stone that gives it the strength. È la pietra che dà la forza. Essendo l'arco al contrario, quindi la forza spinge giù, cioè prende su, cioè l'arco al contrario. The arch is on the opposite, is this way, is upside down. So the strength pushes up. But it still has flexibility because Ma c'è of the comunque lime. una flessibilità data dalla calce. Ok. Someone at the back? Volevo chiedere, lei a livello di normativa è sempre riuscita ad ottenere, cioè a usare questi materiali? Come ha fatto ad avere, a farsi valere? Cioè nel senso, qua molto spesso si usa il cemento per una questione di normativa. Lei come ha fatto a farsi valere questo tipo di struttura, questo tipo di sistema? Parli di materiale... Sì, cioè, io sono d'accordissimo, però qua il problema è che ci diventa difficile utilizzarli. Certo. Ok, well, he's asking how could you use those natural materials like lime and clay where we have so many regulations providing us to use them. Here you have to use concrete. It's so hard. How did you make it? It is hard. It is hard. First I would say don't give up. In effetti è difficile, assolutamente lo è, però io vi consiglio di non arrendervi. If you have a rational argument, then you should be able to find somebody who can hear what you're saying. Se voi avete una argomentazione razionale, qualcuno crederà in quello che state facendo. It took me quite a while to find the right engineer to work with.
Io ci ho messo un po' di tempo a trovare il giusto ingegnere con cui lavorare. And the very first time that I got it approved, I did not use an engineer because they couldn't help me. E la primissima volta che io l'ho fatto era senza un ingegnere perché non mi poteva aiutare nessuno. I went straight to the inspector who checks the building. Andai direttamente dall'ispettore che controllava l'edificio. And I had my discussions with him. E discussi proprio con lui direttamente. And he was able to understand my reasoning and my proof in the old buildings and to say yes. E fu lui che vide quello che capì il mio ragionamento e vide le prove di quello che io pensavo negli edifici antichi. Okay. Sì, chiedo ancora scusa. Cioè, con l'ingegnere, vabbè, può essere anche d'accordo, no? Però siccome si tratta pure di mettere una firma, avere delle responsabilità, cioè loro hanno combattuto e hanno ottenuto, cioè, quello vorrei capire, vorremmo capire. Cioè, nel senso, noi possiamo trovare tutte le soluzioni che vogliamo, ma una volta per fare dei calcoli c'è un ingegnere, un architetto, comunque chi sia, per fare dei calcoli, per ottenere per farsi valere, cioè, loro hanno combattuto e hanno ottenuto, e quello vorrei capire più che altro, cioè, e magari lei ha parlato con l'ingegnere, sicuramente si sono capiti, cioè, l'ingegnere vuol ha dire capito. per avere la firma, l'approvazione del progetto. Ecco, il discorso è quello che soprattutto si discute maggiormente. Sì, certo. L'intento è comunque riuscire a realizzare in Italia, no? E sì. Quindi come approcciarsi a questo inconveniente. Certo. Now, what he's saying is how, given all the regulations and the bureaucracy that is in Italy, this is something we must say. C'è anche da considerare una differenza culturale tra l'Italia. Dovete proprio trovare delle persone, diciamo, coraggiose, disposte a fare qualcosa di diverso. Okay, let's move on because andiamo un po' avanti. I've got more photographs I want to show you as well. Andiamo avanti, ci sono anche delle immagini che vorrei mostrarvi. So one of the issues that we have to deal with foundation design in the 21st century was not an issue they needed to look at in the past, but for us now we also need to look at thermal efficiency. Adesso però un nuovo criterio da considerare che non c'era negli edifici precedentemente di quelli storici è l'efficienza termica. It's not enough that our foundation is strong and stable and flexible and breathable, it must also be insulating. Quindi adesso le fondamenta di questo edificio devono essere non solo durabili, flessibili e con una buona respirazione, ma anche a livello termico efficienti. So we have to take that into account with our choice of materials. Quindi questo è da prendere in considerazione con la scelta dei materiali. We also want our foundation to be self-draining. This one goes together with the breathability, which means any moisture in the foundation can go down and into the earth safely away. Quindi c'è anche un discorso, per esempio l'umidità deve andare giù e deve andare via, quindi deve essere autodrenante questa fondamenta. And finally, we want to do foundations that we can afford to build. We don't want very, very expensive foundations. Ovviamente noi vogliamo anche delle fondamenta che siano, insomma, che abbiano dei costi ragionevoli, non troppo care. Okay. So, this was the first foundation that got full legal approval from all the officials and everybody that was ever done in the UK, and we did it 9 years ago. Questa è quella che vedete nell'immagine, sono le prime fondamenta che sono state completamente approvate a livello legale nel 2005 in Gran Bretagna. So, partly we were successful because the client was
very powerful in promoting sustainability. In parte abbiamo avuto successo perché il cliente fu davvero potente nel promuovere la ecosostenibilità. And they were willing to stand beside me in my arguments with the engineers and with the inspectors. E loro erano davvero dalla mia parte nel supportare questi nuovi criteri con gli architetti, gli ingegneri e gli ispettori. So they are an ethical building society who lend money to people who want to build natural houses. Quindi si tratta proprio di una società, insomma, di costruzione sostenibile ed etica. So what you see here is the extent of the foundation. There is nothing below these stones here. Quindi queste sono le fondamenta, non c'è nient'altro oltre. It's directly on the subsoil. We took the topsoil away. Ovviamente questo è direttamente sul suolo, si tratta sempre del sottosuolo, il topsoil, cioè la parte superficiale, quella che contiene dei microrganismi vegetali, non c'è. And we built directly onto the subsoil. Quindi direttamente costruita sul suolo. And you can see that the levels changed. Vedete che i livelli cambiano un attimino, And no? we did not make everything flat. We worked to how nature had left it for us. Non abbiamo reso tutto troppo, diciamo, livellato, pianeggiante, abbiamo un po' lasciato quello che era il corso naturale del terreno. In order to get permission to do this, we first had to dig some holes exactly where the foundation was going to be so that we could physically see what the subsoil was made from. Per avere i permessi, quello che abbiamo fatto è questo, cioè abbiamo scavato direttamente dove sarebbe stato costruito questo, cioè queste fondamenta, per far vedere di cosa era fatto il materiale, di cosa era fatto il subsoil, quindi il sottosuolo. And we had to bring the inspector to look at these holes with us to verify that the subsoil was strong enough to hold the weight of our building. E portammo poi l'ispettore a guardare queste buche che avevamo scavato per far vedere quindi di cosa era fatto questo terreno e che era abbastanza forte da poter poi supportare la costruzione del nostro edificio. So I don't know if that's the same here, but we don't have to prove the strength of the soil if the experienced people can agree that it is strong enough. Non so qual è la situazione qui, però si può semplicemente provare, può provare la forza, insomma, quello che c'è nel suolo. So apparently here you always have to do a seismic calculation. Quindi qui c'è sempre un calcolo sismico. Possiamo alzare la mano per fare l'intervento? Okay, can we have this question here? Come si risolve l'eventuale problema della risalita di gas radon? Un problema di? Risalita di gas radon. Risalita di gas radon. Okay, how do you treat the radon? It's a radon. Toxic gas that comes up out of the soil. How do you solve this? Have we got radon? Let's first talk about how we've made this foundation and then we'll talk about radon gas. Prima parliamo di come abbiamo costruito queste fondamenta e poi passiamo all'argomento del radon. So once we had agreement that we could build in this way, one of my arguments was this is the area in the UK where I live in Yorkshire. Una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo avuto l'approvazione, siamo andati avanti e comunque queste fondamenta sono state costruite nello Yorkshire dove io vivo. And when you stand on this building site, you can see several old farmhouses in the area which have foundations very, very similar to this. E nella campagna si possono vedere delle fattorie tipo masserie che hanno delle fondamenta molto simili a queste. But if you read the building regulations, they do not say anything at all about this type of foundation. Ma se voi leggete
le regole, insomma, le normative di questi edifici non c'è scritto assolutamente nulla. So either the inspector has to say, no, you can't do it because it's not in the regulation. Quindi l'ispettore può o dire no, non si può fare perché non è nella normativa. Or they have to say, well, of course you can do it because here are the examples. Oppure può dire, certo potete farlo perché l'esempio è proprio qui. And he was a courageous man and he was happy to let me write a document which explained the reasons behind this design. Lui è stato un ispettore molto coraggioso che mi ha semplicemente fatto scrivere, insomma, accettato l'idea e mi ha fatto scrivere quello di cui si trattava, quindi perché si poteva fare così. So of course this isn't the same, it's not identical, because here we need to have more insulation than we did have in our old houses. Quindi questo è un po' diverso da quello che c'era prima, qui abbiamo bisogno di avere comunque un livello di isolazione, And also, isolamento termico che non c'era negli edifici precedenti. the wall system is not 2 layers of stone with a rubble in the side, it's going to be straw. Attenzione, poi le mura non sono costituite da 2 strati, diciamo, di pietre con del materiale all'interno, ma con la paglia. So for this foundation, we built the outside from stone with lime between the joints. Quindi per le mura abbiamo utilizzato la pietra con la calce tra le giunture. Inside is a solid floor made of limecrete. All'interno abbiamo un muro, un pavimento abbastanza solido con la calce. Underneath the limecrete is a layer of foam glass insulation. Al di sotto c'è questa foam glass di cui abbiamo parlato ieri, era questa schiuma praticamente di vetro al di sotto. And we made the limecrete using LECA, light earth aggregate, light earth clay aggregate, which is the same as pumice. You could use pumice here, volcanic rock. È la pietra pomice, cioè una pietra, un aggregato, diciamo, di terra leggera. So that you get a slab which is solid, strong and also insulating above an insulating layer. Quindi abbiamo praticamente questo livello, abbiamo questo primo livello e poi abbiamo il livello di sotto. And so my inspector had, first of all, he had to accept the principle behind the design. Quindi l'ispettore prima ha dovuto comprendere i principi di questo design. And then he had to accept the alterations to the design within the same reasoning. E poi le alterazioni del design sempre con lo stesso argomento. And he was very happy to do that. È stato molto contento di questo. So we do not use any plastic as a damp-proof course. Non c'è assolutamente l'utilizzo di plastica. So that's another principle of mine, never to use a plastic damp-proof course. Mai utilizzare la plastica? Yes, somebody has a question at the back. Quel piano che vediamo sopra le pietre è un asse di legno dove lì sopra verranno poggiate le balle di paglia o sotto le balle di paglia c'è qualche altro materiale? Scusami, ti riferisci a quale immagine? La seconda. La seconda, scusami. No, la foto che vediamo. La prima, quindi se la prima parte, quel legno. Parla del cordolo So superiore. this wood is used for placing the straw balls. Yes. Okay. Yes, sì. La domanda era se tra le balle e quel cordolo c'è un altro materiale, giusto? So the straw bales are positioned directly onto it, or is there any other material that you use? No, the timber ladder, which is the same width as the straw bale, sits on top of the stone and the limecrete.
Quindi praticamente c'è questa scala in legno che è direttamente collegata alla base. And it has cross pieces here with a hole in for hazel, for wood to stick up with a point on the end. E ci sono anche dei pezzi di legno qui, di legno di nocciola. And the straw goes onto that. E la paglia va proprio lì sopra. Per fissare sopra le balle, le infilza su questi legni di nocciolo, no? Forse è il nocciolo. And the spaces between are filled with more insulation. Quindi questi spazi garantiscono l'isolamento. Are these stones dry stones? No, they're laid with mortar. No, c'è della malta. With lime mortar. Sì. C'è calce e malta. Microfono. Le pietre. Lo strato di sottomurazione è cucita a 2 strati o è riempita perché non ho ben capito prima. Praticamente, so the stones are with mortar and lime? These layers of stones? Yes. Sì, calce. What we've done is we've deliberately made them look like dry stones because that is very typical in our area. Sembrano a secco, però in realtà è tutto, sì. Is there 2 layers of stone? One. Solo uno. Uno strato di pietre con malta e calce. The stones are about 20 centimeters wide. Le pietre sono larghe circa 20 centimetri. And the stone holds the wet limecrete. Yeah. And the lime behind comes up against it. E la calce? Sì. Microfono, scusami. La prof dice che c'è un solo strato profondo 25 cm di pietra. So there is only a layer of 25 meters. È maggiore di 25 perché poi la profondità della balla quindi è 50, quindi il resto, quel dentello non ho capito. This width is 50 cm, quello in legno vuoi dire? I'll draw it. Sì. Is the width of hazel 50 centimeters? Here's the stone. Excuse me, Barbara, can you move the paper? Thank you. Here is the wood. Allora, questo è il legno. Here is the limecrete. Questa è la parte in calce. Here is the insulation. Questo è l'isolamento. Underneath. Al di sotto. And there is lime here. Here. La calce è proprio qui, And this nell'interstizio, connects diciamo. here. No? E si collega. And the straw. E la paglia va su, è su. Mm-hmm. Question? Mm-hmm. Sì. Yes. Volevo chiedere quindi quell'isolamento è stato fatto come? So how did you do the isolation? It's just loose fill compacted with recycled foam glass. So it's recycled foam glass. È praticamente questa schiuma di vetro riciclata. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay. Okay. So we can do without. We don't have to use a plastic damp-proof course because of the recycled foam glass acting as a capillary break. Quindi c'è questa schiuma di vetro che garantisce l'isolamento, non c'è bisogno della plastica. Does everybody understand
a capillary break. A capillary break. It's a so the traditional way of preventing water from coming up from the earth is to use a layer of stone or similar material that prevents the upward movement of water. Quindi praticamente per prevenire che l'acqua dalla terra, dal suolo, vada su, nelle fondamenta nell'edificio, c'è questo strato che blocca l'acqua. Hang on. The layer is made of the foam glass layer. Please. Volevo chiedere se c'è uno spessore minimo da rispettare per garantire l'isolamento. Is there any... praticamente uno spessore minimo di quella schiuma di vetro. Is there any minimum width for the foam glass? Qual è, se è possibile? Yes, the chunks, it's irregular shaped chunks and they need to be about 40 millimeters each chunk, but they're irregular. Sono abbastanza regolari come pezzi, 40 mm l'uno, circa. Lo spessore minimo da rispettare per garantire l'isolamento. The gap. The depth del pacchetto. I would always put between 20 and 25 centimeters. 20-25 centimetri per questo spessore. Una domanda, Barbara, si potrebbero usare bottiglie di vetro rotte per creare, da sostituire a questa schiuma di vetro che... Could you use broken bottles of glass in order, instead of foam glass? I have done a foundation using whole glass bottles, one like that and one like that. Use them vertical with air inside them. There is no calculation to say how much insulation you have, but that we know, common sense tells us that is good insulation. Sì, lei per esempio ha utilizzato invece della schiuma di vetro, invece di pezzi di bottiglie di vetro rotte, ha utilizzato proprio delle bottiglie intere sistemate verticalmente con dell'aria all'interno e va bene, va benissimo. Non c'è però una misurazione, un calcolo preciso, però funziona. Sicuramente il buon senso ci dice che funziona. Like this. Yes. In questo modo, no? Yep. Question? Una contro l'altra. Io temo che stava parlando non tanto della schiuma di vetro, perché non so che cosa sia, piuttosto del vetro cellulare, che sono appunto dei ciotoli che sono appunto di un materiale che viene dal riciclo del vetro. Ne stavamo parlando ieri. Quello di ieri, sì. Ed è poroso, però ha celle chiuse e quindi appunto non trattiene l'acqua. È molto leggero, molto isolante dal punto di vista termico, molto resistente dal punto di vista statico, resistentissimo appunto a compressione, però appunto non assorbe acqua. Grazie. Is this foam glass is very light, it's insulating. Yes. And it's small in small chunks basically. 40, right? 4 centimeter size chunks. 4 centimeter size chunks. Sì, magari di 4 centimetri a dimensione, sì. Yes. Scusa, possiamo usare quindi anche il vetro rotto, cioè possiamo riempirlo di vetro? Di pezzi di vetro. Could we perhaps fill the foundation with any kind of glass, like pieces of glass? One thing, we have to do two things. One is to have enough air in whatever we use to make it be in, and the other is sure that it is strong and won't move as weight is put on top of it. Noi dobbiamo garantire due cose principalmente, cioè che il materiale che utilizziamo abbia dell'aria e quindi possa essere isolante, e due, che sia comunque abbastanza forte, resistente. So if you can be sure of both of those, then you can use broken glass. Quindi se si è sicuri di questi due criteri si potrebbe utilizzare anche il vetro, diciamo così, rotto, sparso. One of the problems with
breaking the glass is that you don't have enough air trapped in it. L'unico, diciamo, reale problema del vetro rotto sparso è che magari non ci sia abbastanza aria. C'è un'altra soluzione, se ci interessa, è quella del vecchio vespaio che facevano i nostri antichi, con gli scapoloni in pietra. There is another solution. Con gli scapoloni in pietra, faccio la sezione. Se questo è il terreno di sedime, si mettevano delle pietre di punta così, più o meno adiacenti, 20 centimetri, e poi del brecciame più piccolo qui sospeso, in modo che si creasse un'intercapedine, un distacco, per poi chiudere tutto con del cociopesto, quindi gocci di argilla e di calce, so oppure stone after stone, and then in the middle chunks of clay. Si potrebbe fare in lime. cociopesto, quindi l'abbiamo chiamato, and this was called cociopesto, so limecrete. Cociopesto. So this is what our ancestors did. E questi stone. Questo è il subsoil. So you have limecrete and then stone. Questa è la tradizione storica. This is the historic tradition. Historical tradition. Yes. All in stone, with in vertical position, to realize the void, the empty space, to realize I think that what you're going to discover is that once you start thinking about this in a different way, you will it used to be done in the past, and you will come up with new ideas for yourself using natural materials. Quello che proprio vorrei sottolineare è questo, cioè che una volta che cominciamo a pensare in maniera diversa, troviamo molte soluzioni, sia nel passato, ma semplicemente soluzioni alternative, a cui magari prima non eravamo abituati a pensare. It's a very exciting journey once you start on that path with these new ways, new principles. Infatti, quando iniziamo con questi nuovi principi, questo diventa un viaggio molto entusiasmante. Which in fact are not new, the way that we used to build. Quindi infatti non è assolutamente una modalità nuova, ma è un ripensamento alle vecchie tradizionali metodologie di costruzioni. So let's just talk about radon because we had that question. Questo il gas rado di cui parlavamo prima. So radon gas is emitted from certain rocks, not all rocks, but some rocks. È emesso da alcuni tipi di rocce, non da tutte. Allora, il gas rado è emesso solo da alcuni tipi di rocce, non da tutte. And in some parts of the world it can be problematic if the gas is trapped and we breathe it. E in alcune parti del mondo può essere problematico se questo gas è, diciamo, bloccato e noi lo respiriamo. In the area where this is built, there is a low risk of radon gas. Nell'area in cui è stata costruita questa costruzione c'è un rischio molto basso. The modern way of dealing with that is to put a plastic layer over the earth to stop the gas coming through it. Il modo moderno di affrontare questo problema è proprio posizionare un telone di plastica per bloccare le emissioni del rado. So obviously I didn't want to do that. Ovviamente non ho voluto farlo. Instead, I argued that the design of my building would enable airflow through the building to move the radon gas out so that it was not a health risk. Quello che invece la mia, argomentazione è stata un po' diversa. Io ho voluto lasciare delle zone di areazione, di modo che il gas rado potesse passare tramite l'edificio e uscire fuori dall'edificio, quindi che l'emissione fosse naturale. And the inspector again agreed with me, and as a test we can put a meter inside the building after completion to see if there is a build-up of radon gas or if there is not. Quindi questa traspirazione è stata anche approvata, dall'ispettore, che ha deciso di sistemare un metro all'interno, no? Per misurare la traspirazione del rado. And there are other ways of creating air underneath the foundation. E ci sono delle modalità per, costruire so that you can ventilate under the foundation instead of using plastic layers. Di conduttura aerea di ventilazione dell'aria al di sotto delle fondamenta.
Okay. Let's. Barbara, excuse me, we are in time. We have 5 minutes to close this moment. Yes. We've just got a few more minutes. I want to show you this type of foundation which we use for our very thermally efficient modern straw bale houses. Queste sono delle fondamenta molto buone a livello di efficienza termica con la costruzione in balle di paglia. So this is for a place where the floor will be within the height of the foundation. Quindi qui il pavimento sarebbe all'interno dell'altezza delle fondamenta. So it means that the foundation above the ground must also be insulating. Quindi le fondamenta sul terreno devono essere anch'esse isolanti. And excuse me, Barbara, are the foundations are made of which material? This is all foam glass block. Questo è sempre è un blocco di questo. It's all foam glass. This is also foam glass, but in a different format. C'è anche in un formato un po' diverso, ma si tratta sempre di questo foam glass. Sì, questo schema di vetro, foam glass. Forse c'è una parola migliore? Scusami. Vetro cellulare. Okay. And the outside that we can't see is non-porous brick laid with a hydraulic lime mortar. The outside is brick? Non-porous brick. E la parte esterna è costituita da mattone non poroso with a hydraulic lime mortar. Con lime water. Lime to lay the. E calce. With calce idraulica. Mm-hmm. Yeah. Because if we have a straw bale house, se noi abbiamo una casa with a foundation costruita con balle and di the floor is here, e il pavimento è proprio qui, then all of this must be insulated. Tutto deve essere isolato. All of this must be insulated. Yes? If we have a straw bale house like this, se noi abbiamo una casa in balle di paglia come questa, on car tires and the floor is there, di gomme di macchina e il pavimento è qui, o cartoni, copertoni, then this needs to be insulated, but the tires do not need to be insulated. Tutto deve essere isolato, ma non i copertoni. So we've got to think of our design is where is the floor? Quindi dobbiamo pensare molto bene al nostro design, dov'è il pavimento? And does our foundation need to be insulated Le nostre or fondamenta not? devono essere isolate o no? Because the materials for insulation usually are more expensive than the other materials not. Perché i materiali per l'isolamento sono più costosi degli altri. Okay, so we're going to stop there for lunch with a lot to think about, and we'll come back and continue with this at 3 o'clock. Continueremo. Adesso facciamo una piccola sosta per il pranzo e continueremo alle 3. Puoi dire tu, Stefi? Oggi ci fermiamo per la pausa pranzo soltanto di un'ora. Questo perché anticipiamo la lezione anziché alle 3 alle 2, perché ci sarà una sorpresa per tutti noi partecipanti al laboratorio. Una sorpresa.